L'Atalanta batte il Sassuolo per 2-0 in una partita che racconta tanto di che cos'è oggi l'Atalanta e di che cosa vuole invece diventare. Una partita che l'Atalanta non ha quasi mai subito, non ci sono stati grandi rischi di uscire sconfitti, anzi i gol sono arrivati anche un pelo in ritardo rispetto a quello che ci raccontava il campo, ma alla fine abbiamo una prestazione solida, massiccia, con delle importanti presentazioni sul campo da parte dei giocatori, quindi dobbiamo essere contenti assolutamente di quello che si è visto. Come al solito faccio alcune considerazioni ovviamente a titolo personale e poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Io partirei con dire la cosa che tutti abbiamo pensato ma che oramai sappiamo com'è. La formazione iniziale è decisamente più del primo tempo, è decisamente più sofferente rispetto alla seconda, però lo sappiamo, il mercato è aperto, Gasperini, le persone, i giocatori che gli hanno dato tanto, non intende in nessun modo comunque eh, retrocederli, depotenziarli, sminuirli, quindi sceglie di giocare con Pasalic, sceglie di giocare con Zapata, sceglie di giocare con Musso, sceglie di giocare con Ruggeri. Lo ha velatamente detto anche in conferenza stampa e ne abbiamo parlato tante volte, è una questione di rispetto nei confronti dei giocatori che lo hanno portato fino a qua, che hanno condiviso con lui il percorso, è la sua forza, a volte anche la sua debolezza, però a mio avviso ci può anche stare come segnale, anche perché poi effettivamente tutti hanno fatto la loro partita e si sono comportati anche bene, poi chi più chi meno, però è anche una bella conferma saper di poter contare su un gruppo molto ampio che andrà a sfoltirsi per carità, ma non sappiamo nemmeno di quanto, e che tutti a loro modo riescano a dare il proprio contributo. È un segnale che crea comunque all'interno dello spogliatoio, secondo me, una grande forza ed è una delle caratteristiche del nostro mister, che comunque i suoi ragazzi li sa guidare. Tornando al campo, è chiaramente la partita di De Ketelaere, giocatore che in 45 minuti fa più di quello che ha fatto in una stagione al Milan, un colpo un gol, una traversa, un'occasione veramente importante. Se avessi fatto il video ieri sera sarei qua a parlare solo ed esclusivamente di lui, ma io scelgo di fare i video in ritardo proprio per metabolizzare, gestire, dare anche poi il giusto peso all'emotività e il giusto peso al calcio, quindi vedo anche di contenermi, però ragazzi, se queste sono le premesse, abbiamo davanti un giocatore che può davvero fare tanto e dare un contributo clamoroso a questa squadra. Però non è neanche il solo e non è giusto parlare solo di lui, perché si è visto per esempio un ottimo Scamacca con la fame, con la oia, con la voglia proprio di spaccare il mondo, poi avrà le sue occasioni, i suoi modi, i suoi momenti per poter emergere, però già da quando abbiamo avuto come attacco De Ketelaere Scamacca era visibile a tutti che era una roba di un altro livello. Quindi speriamo poi comunque con l'andare delle partite che sia sempre in crescita e sempre in miglioramento, perché se le cose vanno come vanno abbiamo qua un attacco che fa veramente paura, come tra l'altro ne avevamo parlato in un video. Non ci sono solo però gli attaccanti di cui bisogna giustamente raccontare le gesta, perché poi sono loro quelli che timbrano il cartellino, quelli che si prendono le copertine, perché francamente quello che più mi ha impressionato, se devo dirla tutta, è con la Sinac. Giocatore che io stesso avevo sottovalutato nella sua importanza, ma vederlo in una partita ufficiale è stato qualcosa di importante, un giocatore solido, un giocatore freddo, un giocatore con una tranquillità data dall'esperienza che difficilmente nella difesa dell'Atalanta ho mai visto. Si vede che questo ha giocato in contesti e livelli importanti e che non gli fa paura praticamente niente. È stato qualcosa di esaltante, per quanto sia incredibile esaltarsi per un difensore, ma pulito, organizzato, una diga in cui non si passava. Veramente pensare poi che l'abbiamo preso a zero e che oltre alle sue qualità ci darà anche un contributo importante a livello proprio mentale nell'organizzazione della nostra difesa è veramente un colpaccio
importante che secondo me poi avrà ripercussione su tutti i giocatori, tant'è vero che dei nuovi è quello che Gasperini subito ha messo lì, lì stai, non ti muovi, va benissimo, ed è una gran cosa. Un'ultima osservazione che invece io mi sento di fare, al di là poi di tutte le prestazioni, perché in generale diciamo l'abbiamo visto una buona Atalanta anche a livello fisico. Zappacosta corre come sempre, Martino prende tutti i palloni come sempre, quindi insomma ci sono dei bei segnali, però il segnale che sarà perché io sono un romanticone, sarà perché sto invecchiando, che mi ha fatto più piacere è vedere i giovani di Zingonia dare un contributo importante. Ruggeri che fa l'assist del gol e Zortea, quello che il Sassuolo riteneva non valesse 9 milioni, fare sostanzialmente un Eurogol veramente bello da vedere e assolutamente imprevedibile. È una roba che magari oggi con gli acquisti, con tutto passa in sordina, però in verità ragazzi, eh, per un tifoso atalantino, cioè almeno per me, vedere Ruggeri che fa l'assist, che si prende la sua fascia, con tutti i limiti che può avere, però ha fatto il suo e l'ha fatto bene, Zortea che entra ed è decisivo, a me ha fatto un piacere immenso perché aggiunge qualcosa di più alla ricetta dell'Atalanta, perché esternamente tu dici questa squadra ha comprato della gente forte, ha comprato della gente che era ritenuta irrecuperabile e l'ha recuperata, e c'ha pure i suoi ragazzi che segnano e che fanno gli assist. Cioè, è una roba che messa nel tutto, secondo me, esalta ancora di più la ricetta di questa nuova Atalanta, contando che poi, ripeto, il mercato è ancora aperto, ci sono ancora tante cose da andare a definire. Ora, chiaramente prendersi bene per la prima partita ci sta, ma bisogna poi dare dei limiti, serve continuità, serve costanza perché il campionato lo vinci così, però l'impressione è che dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista dell'inserimento dei nuovi, l'Atalanta abbia fatto dei passi veramente importanti e che possa sin da subito riuscire a incidere. Non ci resta che aspettare, vedere come andranno le partite, continuare con il nostro tifo. Io intanto vi ringrazio tantissimo, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione, attendo di leggere magari nei commenti le vostre impressioni su qual è stato il giocatore preferito, su quale secondo voi è la cosa che vi è piaciuta di più di questa partita. Per intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!